Benvenuti in questo video dedicato ad iOS 18 beta. Prima di andare avanti voglio far chiarezza sui rumor, sulle dicerie, ecco, di corridoio che si sentono su YouTube. Fa male al vostro dispositivo installare al beta? Sì o no? Ecco, dal mio punto di vista, dal punto di vista di un ex programmatore, ovviamente il software è un beta, quindi cosa significa? Che può funzionare non bene, come i software che si installano, che è di prova sui nostri computer, sui nostri dispositivi mobili. Quindi potrebbe funzionare male, ma non danneggia il vostro dispositivo, quello state sicuri, perché questa versione è abbastanza stabile, la beta. Io perché ce l'ho, perché mi sono iscritto al programma developer, cioè di beta tester. L'ho installata e adesso la sto provando e vi porterò i primi video. Parliamo intanto della personalizzazione della schermata home e di qualcos'altro. Quindi se volete installarla sta a vostro giudizio, cioè dovete voi, ok, pensare se è la mossa giusta, se il telefono che avete, ci lavorate, avete dei dati da conservare, avete delle cose, non fatelo. Se avete un telefono magari che avete poca roba installata come io, ho solo Blackmagic e ovviamente le applicazioni che mi servono per girare video, l'ho fatto perché poi potrei anche tornare indietro alla versione 17. Detto questo, qua nelle mie mani cosa ho? Ho un bellissimo iPhone 5S che si riesco a sbloccarlo e me l'hanno regalato, grazie Federica e grazie anche a sua sorella, perché ce l'avevano in un cassetto e me l'hanno regalato. E quindi perché dire questo? Perché mi sono avvicinato ovviamente a iPhone con il 4, perché mi piaceva come sistema chiuso, un sistema che è pensato più per il funzionamento del dispositivo che per la personalizzazione. Stiamo andando in un'altra direzione? Beh ragazzi, cambiano i tempi, io mi adeguo, ma non sono del tutto d'accordo. Quindi andiamo a vederlo subito, ma prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale perché l'unico sostegno per Gennare, infatti Gennare siamo in due, per andare avanti siete voi, quindi iscrivetevi, andiamo a vedere la personalizzazione di iOS 18 beta. Bene ragazzi, andiamo a vedere la schermata home, cosa riserva come personalizzazione, cosa introduce iOS 18. Allora, innanzitutto devo dire che la cosa di mettere le icone ovviamente in posti diversi era una cosa che vi faccio vedere, anche se le ho perse, ma ce le avevo da una parte. Che è successo? Si sono cambiate da soli? Ragazzi, sono sparite. Ah, ha cambiato la posizione da solo, quindi vedete che le beta version è meglio non installarle. Infatti ha cambiato le icone, vabbè, noi le rimettiamo, chi se ne frega. Le icone, le cartelle. Quindi la prima cosa è questa: se io clicco lungo sulla schermata home, sapete come per modificare ovviamente le impostazioni della schermata, e vado a prendere un qualsiasi cosa, anche una cartella, la tiro vedete in uno spazio, ok, lei la mette, il nostro iPhone lo mette in un posto che praticamente è già stato assegnato, perché vedete che abbiamo, ok, non va più giù di questo perché ragazzi c'è da segnalare questo, ok, che le beta version sono fatte per essere provate. Quindi posso spostarle, ma la cosa interessante, che non è interessante, vi voglio far vedere che non hanno, non posso metterle, vedete, io se voglio metterla al centro qua dello schermo non la posso mettere, quindi la griglia è sempre presente, non so perché non va più qua sotto, no, non ci va più, e quindi è sempre presente una griglia, quindi praticamente io posso mettere dove voglio, quindi posso metterle, spostarle, ma non proprio dove voglio. Vedete, rimetto qua al centro e lei si sposta. Ecco, questa qua, l'icona che vedete qui raffigurata, è la nuova applicazione per registrare video di Apple, poi arriverà sul canale. Quindi detto questo, la prima cosa è questa, la personalizzazione di spostare, ok, dove vogliamo, diciamo dove vogliamo, le nostre icone o cartelle che siano. Un'altra cosa riguarda i widget, o perlomeno le cose che si possono trasformare in widget o in icona.
Andiamo su, diciamo, foto. Questa qua è un'icona, era un'icona in precedenza. Se io clicco sopra, vedete che compare qua questi quattro formati. La prima, infatti, vedete, mette a posto, lo fa diventare di nuovo iconetta, quindi il nostro fiorellino che siamo abituati a vedere, con tutte le opzioni ovviamente che vengono fuori. La seconda, invece, fa sì che diventi diciamo, un quadrato, quindi qui, è ovviamente spostabile anche questa, ok? La terza, devo sempre andare a, ovviamente, andare qui e rifare lo stesso lavoro puntando, diciamo, il widget e cliccando lungo. La terza invece cosa fa? Lo fa diventare, ok, un widget quasi a tutto schermo per orizzontale. Riclicco sopra, invece vado qua e cosa succede? Questo prende veramente un bel pezzo, ok, di posto. Un'altra cosa che riguarda il widget è questa. Sono andato in app foto, scusate, vado sulla schermata home, vedete che è comparso qua un angolino, posso ridimensionarlo non come voglio, ok, siamo sempre legati a ovviamente una dimensione con una specie di lucchetto, vedete, ok? Ovviamente poi cosa succede? Posso spostarla dove voglio anche questa qua, quindi molto interessante questa funzione. E la stessa cosa è per l'orologio. Io se clicco qua sopra, vedete questo qua lo posso ritrasformare tranquillamente nell'icona dell'orologio. Quindi diciamo, questa forse potrebbe essere una funzione carina. La stessa cosa non trasformare, ma vale per la schermata principale della home. Sapete dove potete mettere il calendario, tutti i widget praticamente più usati. Clicco lungo anche qua e anche qua posso andare ovviamente a modellare, ok, il mio widget. Posso sempre aggiungere widget come abbiamo visto in precedenza. La novità, diciamo, che tutti diciamo danno come una cosa abbastanza bella, una cosa figa che hanno introdotto è questa. Se sono in modalità di modifica, clicco qua sopra, abbiamo innanzitutto la voce che ci permette di inserire widget, quindi quello che abbiamo sempre visto, e qui invece la personalizzazione. La personalizzazione, diciamo, è questa qui sotto. Abbiamo innanzitutto la possibilità di andare a far venire fuori i nomi delle, diciamo, delle icone delle cartelle oppure eliminarle così. Forse questo non mi dispiace. Qui invece abbiamo il modo automatico dei colori, la dark mode e la cosa, diciamo, il chiaro. Adesso bisogna vedere questi due modi cosa sono. Qui abbiamo invece quello di personalizzarcele che io sinceramente non trovo tanto utile perché, boh, non lo so, a voi se vi piace ovviamente tenere tutti uguali le icone, tutti i colori, a me sinceramente no. E abbiamo anche lo strumento del contagocce per prendere in un punto della schermata, diciamo di sfondo, il colore che vogliamo riprodurre, ok, sullo schermo. Quindi questo potrebbe essere carino. Per tornare di queste modalità basta cliccare, quindi siamo a posto. Quindi non lo so se vi piace questa personalizzazione o diciamo non vi piace. Ok, si esce così. Cosa possiamo dire di altro qua? Di altre cose, diciamo, importanti per ora non ce ne sono, perché poi ovviamente ne usciranno, secondo me, con le altre beta. Andiamo a vedere invece adesso che forse questo è importante. Forse può essere una cosa carina, il centro di controllo. Allora, centro di controllo, dicevamo. Centro di controllo, tiriamo giù. Vedete come è diventato il centro di controllo? È diventato praticamente una schermata unica, ok? Abbiamo praticamente tutte le pagine che si susseguiscono, susseguono, e quindi posso andare anche qua ovviamente a modificare. La cosa carina che ho trovato è questa. Abbiamo qua il tasto di spegnimento. Questa potrebbe essere una cosa furba. Ecco, aspettate, non si è spento lo schermo. Ok, non si è spento. E può essere una cosa furba questa qua. Poi abbiamo qua sopra ovviamente queste informazioni, ma adesso queste qua non ci interessano, la privacy, non ce ne frega niente. E poi ovviamente abbiamo la personalizzazione anche qua, quindi schiaccio lungo, sempre la stessa cosa, oppure c'è il più qua, la stessa cosa. E anche qui posso andare a prendere la maniglietta
scritta e vediamo quanto posso tirare. Vedete che non posso più tirare là, quindi questi qua sono questi comandi sono abbastanza costretti, ok, non sono proprio tutti personalizzabili come widget. Aspetta che torno indietro, ok, qua apro questo, vedete che hanno una dimensione, ok, diciamo fissa, però carino, perché io posso andare anche a fare, ovviamente modificare tutto, oppure posso aggiungere un'altra pagina come ho fatto e aggiungere ovviamente qui un comando che mi torni utile, ci mettiamo questo per dire, che mi torni utile avere nel centro di controllo. Quindi il centro di controllo è tutto su una stessa pagina, cioè per più pagine, ma scorre. Si vede che visto che siamo abituati a scorrere, anche loro si mettono a scorrere. Vedete qua c'è anche il scorrimento con le pagine. Vedete, io clicco qua se ci riesco, ok, oppure se posso tirare giù, vedete, tu. Ecco, una cosa che dicevano che non ho visto è che quando schiaccio il tasto di volume più c'era un'animazione che adesso, ah sì, vedete, ok, vedete che, ok, più piccolina si fa una cosa fighetta. No, comunque sono quelle cose che non so se ci facciamo caso la prima volta, poi non ci faremo poi caso. Andiamo a vedere la schermata home. Vediamo ora la schermata home. Mi devo sbrigare, se no il salvaschermo prende il controllo. Clicchiamo lungo, ovviamente, per andare a modificare la schermata ho detto home di blocco. Andiamo sotto su personalizza e andiamo sulla schermata di blocco. Qua sotto vedete che ci sono le due iconette che ci siamo abituati a vedere. Ecco, si possono ovviamente cancellare con questo meno che esiste qui e andare a mettere quelle che noi utilizzeremo di più. Quindi qui ci metterò la torcia per dire, e qua ci metterò qualcos'altro che utilizzo frequentemente. Adesso non lo so cosa utilizzo frequentemente, ma ecco, diciamo, facciamo un esempio di metterci questo. Quindi questo è molto utile perché se non vogliamo ovviamente che ci sia sempre le stesse icone che siamo abituati a vedere. Forse questo non mi dispiace. Bene ragazzi, avete visto le novità che riguardano la personalizzazione. Magari ne avrò dimenticate qualcuna, ma io ho voluto portare quelle che praticamente per me sono, diciamo, quelle più importanti. Anche se per i colori non sono stato d'accordo, non li cambierò mai, però diciamo una schermata di blocco con le due iconette che si possono, diciamo, cambiare, forse è la cosa più carina che hanno introdotto. A voi il giudizio, fatemi sapere nei commenti se vi piace o non vi piace, e poi ovviamente quando adesso andiamo avanti nelle altre funzioni che ovviamente saranno cambiate, sicuramente andremo a vedere le impostazioni, ovviamente che è tutto cambiato. Ragazzi, se volete fare crescere il canale, condividete questo video con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale, perché senza il vostro sostegno questo canale non può vivere. Questo ve lo dico perché è la verità. A presto, ci vediamo alla prossima.